Ma sapete che c'è un film italiano, uno dei più censurati al mondo, che oggi sarebbe estremamente attuale? Indovinate un po', questo film è diretto da una donna. Come sempre fanciulli, prima di continuare, se vi piacciono video che parlano di cinema o di cinema al femminile, questo è il canale che fa per voi, quindi vi invito a mettere like al video, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina. Ma di quale film e regista stiamo parlando? Il mio outfit dovrebbe dare un piccolo indizio. Ebbene sì, stiamo parlando di Liliana Cavani e il film di cui parleremo è Il portiere di notte. Liliana Cavani nasce a Carpi nel 1933. Cresce con una madre cinefila che la fa subito appassionare al cinema e in modo particolare cresce con i nonni. Cresce in un contesto ateo e socialista. Si laurea in filologia classica presso l'Università di Bologna per poi trasferirsi a Roma, dove frequenta il centro sperimentale. Inizia subito a lavorare in Rai producendo dei documentari. Sin dalla creazione di questi documentari capiamo un po' quelli che sono gli interessi della Cavani. Infatti il primo documentario che dirige è dedicato al Terzo Reich e fu una delle prime ad andare in Germania a chiedere ai tedeschi ma lei di Hitler cosa ne pensa. Per arrivare al portiere di notte voglio parlare di un altro documentario girato dalla Cavani, ovvero La donna nella resistenza. La donna nella resistenza è un documentario dove si dà voce a tutte quelle donne che hanno combattuto durante la resistenza e che sono state anche imprigionate nei campi di concentramento. Molti di questi racconti hanno un leitmotiv comune, ovvero il senso di vergogna e impossibilità di parlare delle vittime. Perché, come spesso è stato detto dagli storici, concluso il secondo conflitto mondiale, molti non volevano più sentir parlare dell'olocausto. L'approccio era tipo: è qualcosa che è passato, non star qui a sbatterci ancora la testa. E ovviamente il non parlare di un'esperienza così traumatica non faceva altro che ampliare il trauma. E c'è un dettaglio che colpisce la Cavani. Questo dettaglio colpisce così tanto la Cavani da portarla poi a buttar giù il soggetto del portiere di notte. Ed è un dettaglio su cui tutti dovremmo ragionare, ovvero la donna di Cuneo che è stata deportata a Dachau racconta che lei dopo la liberazione quasi ogni estate torna proprio nel campo di concentramento. Ovviamente non si fa imprigionare di nuovo, ma decide di tornare lì, di usare le sue ferie per tornare nel posto dove ha perso l'umanità. Noi da esterni possiamo pensare che questo sia un atteggiamento malsano e illogico. In realtà questo è un classico caso di sindrome di Stoccolma. E in un certo senso la Cavani, per arrivare al portiere di notte, mescolerà tutte queste testimonianze rendendole uniche nel personaggio di Lucia. Prima di arrivare al portiere di notte, Liliana Cavani gira altri film. Raggiunge il successo con il primo film del 1968 dedicato alla figura di San Francesco, in cui fa apparire il santo quasi come un hippie. Dopodiché abbiamo I Cannibali nel 1971, in cui la Cavani decide di attualizzare il mito di Antigone. E da qui capiamo anche quella che sarà la poetica massima che lei raggiungerà nel portiere di notte, ovvero la capacità della Cavani di unire i suoi studi di filologia, quindi il classico, la storia, con il dramma della contemporaneità. Prima di arrivare al portiere di notte, oltre alla produzione cinematografica della Cavani, avviene un altro evento, ovvero l'attacco alla Credit Swedish Bank di Stoccolma. I rapinatori prendono in ostaggio i lavoratori e i clienti della banca. E dopo molti giorni di prigionia, una volta rilasciati gli ostaggi, quest'ultimi non accuseranno i loro rapitori. E anzi, una volta concluso il processo, molti ex prigionieri andranno addirittura a trovare coloro che li avevano tenuti in ostaggio in carcere. Ed è per questo che abbiamo la sindrome di Stoccolma. Nel 1972 il soggetto del portiere di notte era probabilmente già stato scritto e infatti il film arriva nelle nostre sale nel 1974. Gli anni 70 in Italia sono anni particolari per quanto riguarda il cinema. Dopo l'euforia sperimentale degli anni 60, dopo la trilogia della vita di Pasolini, dopo i vari inni alla giovinezza e con l'arrivo del nuovo cinema horror italiano, gli anni 70 sanciscono la rottura da un passato che era anche cupo, dato che il cinema italiano si riprende effettivamente nella seconda guerra mondiale con il genere del neorealismo. Ma allora poi cosa succede concretamente negli anni 70? Iniziano gli anni di piombo, inizia il terrorismo. Tutti quei rivoluzionari degli anni 60 si rendono conto che forse la loro rivoluzione è stata un fallimento. E quindi la tematica principale di quegli anni è la morte. Ed è in questo clima, e insieme ai precedenti che vi ho spiegato prima, che arriva il film Il portiere di notte, diretto da Liliana Cavani. Ci troviamo a Vienna nel 1957 all'interno di un albergo di nome Zuroper.
Capiamo sin da subito che la clientela di questo albergo è tendenzialmente altolocata, ma anche che ci sono degli altri ospiti all'interno della struttura. Gli altri ospiti sono degli ex gerarchi nazisti che stanno tentando di rifarsi una vita e che di nascosto cercano di metter mani su dei documenti che potrebbero incriminarli. Il portiere di notte è Max. Max è a sua volta un ex gerarca nazista e, da quanto si capisce durante il film, era anche uno dei più feroci. La vita all'interno dell'albergo trascorre relativamente serena e senza troppi intoppi, fino a un giorno in cui in albergo arriva una certa Lucia. L'incontro tra Max e Lucia ci fa da subito comprendere che tra i due c'è un passato anche abbastanza burrascoso. Attraverso l'uso dei flashback, la Cavani ci fa capire quello che è stato il passato di Max e Lucia. Max, come detto in precedenza, era un gerarca nazista che esercitava il suo potere maligno all'interno di un campo di concentramento. Lucia invece era una detenuta, figlia di socialisti. Appena lo sguardo di Max cade su quello di Lucia, si capisce subito l'andazzo che prenderà questo film. Durante gli anni trascorsi nel campo di concentramento, Lucia diventa il giocattolino di Max. Ci fa sperimentazioni mediche, sessuali. Quindi, tornando al tempo presente, lo spettatore comprende lo shock iniziale di Lucia nel trovarsi davanti a questa persona. Quello che lo spettatore non si immagina è quella che sarà la relazione che i due costruiranno nuovamente. Lucia resta sola e Max tenta immediatamente di raggiungerla. Durante questo lunghissimo e faticosissimo piano sequenza si vede una vera e propria lotta tra i due, che si conclude con Lucia che stringe a sé Max e lo abbraccia. E quindi sì, fanciulli miei, nel 1957 i due ricreeranno quello che era il loro rapporto nei lager. Lucia va a vivere a casa di Max e a sua volta Max tenta di nascondere l'esistenza di Lucia ai suoi colleghi. Perché, come vi ho detto prima, i gerarchi nazisti lì presenti stanno cercando di pulire tutti i documenti che potrebbero incriminarli e una testimone in carne e ossa è una cosa pericolosissima. A questo punto, per sfuggire a queste situazioni, Max e Lucia si chiudono in casa e non escono più. Non vi svelo il finale perché, come sempre, io spero che voi andrete a vedere i film di cui parliamo su questo canale. Ma perché a inizio video vi ho detto che questo film spiega in qualche modo la contemporaneità? Perché quando questo film uscì fu ovviamente boicottato e ipercensurato. E ci terrei a sottolineare che una scena in particolare fu censurata, non tanto quella del cabaret in cui Lucia balla con le bretelle a petto nudo, ma una scena d'amore tra i due protagonisti in cui il personaggio di Charlotte Rampling osa star sopra. Ebbene sì ragazzi, perché se volevate mostrare scene di sesso nel cinema dovevate solo rappresentare la posizione del missionario, mi raccomando. Comunque ragazzi, tralasciando questi dettagli che potremmo definire comici, furono altre le problematiche del Portiere di notte. Innanzitutto era un film diretto da una donna, e una donna che tentava di ricalcare quello che era lo stile di Luchino Visconti. Tant'è che da Visconti prende anche i due attori protagonisti. Li prende direttamente da un film di Visconti incentrato sulla Seconda Guerra Mondiale in Germania, e sto parlando del film La caduta degli dei. Il Portiere di notte è anche uno dei primi film che mostra concretamente l'interno di un campo di concentramento. E lo fa legando il campo di concentramento a un tipo di sessualità. La Cavani più volte ripeterà che le tematiche presenti all'interno del film vengono prese direttamente dalle 120 giornate di Sodoma del Marchese de Sade. E non solo le 120 giornate di Sodoma, diciamo tutto il pensiero del Divin Marchese. Oltre De Sade abbiamo anche Dostoevskij, in modo particolare possiamo citare due testi, ovvero Memorie dal sottosuolo e La Mite. Quindi a tutti gli effetti Max e Lucia non sono altro che due demoni della società contemporanea. Due demoni che sono stati a lungo scacciati e nessuno ha mai cercato realmente di esorcizzarli. Infatti Max è stato relegato all'interno di un albergo di Vienna, mentre Lucia è quasi sparita dalla circolazione, sposata ad un uomo borghese. E quindi cosa succede quando non esorcizzi e non elabori il male? Il male ritorna. E infatti durante un'intervista rilasciata dalla regista durante il Festival della Psichiatria di Spoleto nel 2012, la Cavani dirà a chiare lettere che l'Hotel Zuroper altro non è che l'Europa. Quindi l'albergo come covo di ideologie che a detta della contemporaneità sono morte, ma che in realtà sono ancora lì perché nessuno le ha esorcizzate, nessuno ci ha fatto i conti. Max e Lucia come demoni tentano di tornare a modo loro, facendo sì che il male che hanno accumulato e il male che hanno dato nel caso del personaggio di Max resti relegato a loro due come individui, come dei mostri che non appartengono più al passato e non appartengono più nemmeno al presente.
E la reazione della stampa nel 1954 non fa altro che confermare quella che è la teoria portata avanti dalla regista. Il portiere di notte non è stato censurato solo perché affronta il tema dei campi di concentramento, il tema di una sessualità definibile deviata. È stato contestato e censurato perché è un film politico. Un film che, come faceva il Marchese de Sade nei suoi scritti, utilizza il corpo dei protagonisti per mostrare quella che è la società e soprattutto quello che è il male della società, il marcio. Non fu solo la critica a storcere il naso davanti a questo film, anche il pubblico non lo capì appieno. E questo perché nel Portiere di notte assistiamo a un fenomeno alquanto raro, almeno raro fino al 1974, ovvero l'assenza di personaggi buoni e quindi l'assenza di un personaggio in cui lo spettatore possa effettivamente immedesimarsi. Succede che lo spettatore è costretto a immedesimarsi in uno dei personaggi che ti propone il film. A questo punto il film della Cavani ha un altro significato ancora, ci fa da specchio, perché quei mostri siamo anche noi in qualche modo, quei mostri che ogni giorno tentano di vestire i panni della classe sociale a cui appartengono, che tentano di vestire i panni della contemporaneità, magari di una contemporaneità di cui non capiscono il senso e in cui non si sentono nemmeno a loro agio. E così Max e Lucia, come le donne intervistate dalla Cavani nel documentario Le donne nella Resistenza, sono bloccati in un limbo e l'unico modo concreto che trovano per sbloccarsi è quello di tornare al passato. Per quanto riguarda i personaggi di Lucia e Max, il ritorno al passato è per lui indossare nuovamente la divisa dell'SS e per Lucia vestirsi nuovamente da bambolina come Max la vestiva durante i tempi di guerra. Fanciulli, mi rendo conto che Il Portiere di notte è un film pesante, controverso e magari anche vedendolo oggi non sarebbe pienamente apprezzato. Tuttavia io lo ritengo un film necessario per capire tantissime cose che stanno avvenendo anche al giorno d'oggi, perché le porte dello Zuroper oggi sono spalancate e tanti di quei demoni stanno tornando tra di noi. Fanciulli, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre fatemi sapere nei commenti se avete visto Il Portiere di notte e se vi ho incuriosito in qualche modo e quindi se lo recupererete. E noi come sempre ci vediamo la prossima settimana per un nuovo video.